Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una vera delizia. Sto parlando della torta fredda al caffè, un dolce super goloso. Vi ricordo che il mio ebook Sapori d'estate, che comprende 60 ricette estive, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Inoltre su Amazon trovate tutte le altre mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti per realizzare i nostri savoiardi. Partiamo dalle uova. Ho diviso i tuorli dagli albumi. Poi abbiamo bisogno di zucchero. Utilizzeremo poi cacao, farina 00, fecola di patate e un pochino di vanillina. I pesi come al solito li troverete in info box sotto il video. Per prima cosa cominciamo a montare i tuorli con lo zucchero. Dopo 5 minuti esatti ci renderemo conto che i tuorli sono ben montati. Quindi cambiamo le fruste del frullatore, mettiamo i tuorli da una parte e procediamo a montare gli albumi. Gli albumi li monteremo a neve ben ferma aggiungendo lo zucchero in 3 volte, ma inizieremo ad aggiungere lo zucchero dopo che gli albumi avranno acquisito una notevole consistenza, quindi comincio a montarli senza l'aggiunta di zucchero. Vedete? Gli albumi sono già spumosi e proprio a questo punto iniziamo ad aggiungere lo zucchero. Lo spolvereremo all'interno lentamente e finiremo di incorporarlo in 3 volte. Eccoli qui, i nostri albumi, vedete, perfettamente montati. Ora possiamo togliere le fruste perché il frullatore non ci serve più. Sono perfetti. Ce li mettiamo da una parte e ora su un foglio di carta da forno procediamo a setacciare le polveri. Comincio con la farina. La fecola, il cacao, aggiungo la vanillina, dopodiché prendo così una scodella e procedo di nuovo a setacciare tutte le polveri insieme, così. Ora possiamo incorporare polveri, albumi e tuorli, creando i savoiardi. Comincio a mettere un pochino di albumi all'interno dei tuorli e con movimenti lenti e circolari dal basso verso l'alto li faccio incorporare.
Ora aggiungo un pochino delle polveri. E le incorporo. Incorporo ancora gli albumi. Procedo così gradualmente fino a che avrò terminato tutti gli albumi e tutte le polveri. Questa è la densità che dovranno avere anche i vostri savoiardi. Vedete? L'impasto crea il cosiddetto becco d'uccello, non scende a filo. Ora dobbiamo trasferire il nostro impasto in una sacca a poche dove io ho messo una bocchetta da 12. Ho trasferito l'impasto nella sacca a poche e ora procediamo a formare i savoiardi. Mettiamoli ben distanziati perché in forno si allargheranno. C'è ancora altro impasto, ma accontentiamoci così, poi provvederò a preparare un'altra teglia. Io ho preriscaldato il mio forno a 200 gradi e lascerò cuocere i savoiardi per 10 minuti. Possiamo infornarli così semplici oppure possiamo spolverare un pochino di zucchero semolato sulla loro superficie, appena appena così. Via in forno. Eccoli qui, i miei savoiardi appena sfornati. Vorrei farvi vedere da vicino come risultano e guardate la base, vedete? Perfetta. I savoiardi li bagneremo in una bagna al caffè, utilizzeremo poi della panna da montare, del cioccolato fondente e un caffè abbastanza forte. Questa è una tazzina di caffè. Tutti i pesi degli ingredienti li troverete in info box sotto il video. Per prima cosa prendo il cioccolato fondente e lo vado a fondere al microonde per 50 secondi. Il cioccolato dovrà risultare così, vedete? E poi lo lavoriamo con un cucchiarino. Ora lo lasciamo stiepidire e noi nel frattempo cominciamo a montare la panna. La panna è ben ferma. A questo punto inserisco prima il caffè e poi il cioccolato fondente che nel frattempo si è raffreddato e lavoro con le fruste. La nostra crema è pronta. Questa è la consistenza che deve avere. Ora io la trasferisco all'interno di un sacco a poche e la porterò un pochino in frigo nel frattempo che cominceremo a preparare il primo strato di biscotti. Ora iniziamo a creare la base, quindi uno ad uno vado così come si fa normalmente a bagnare i savoiardi e li dispongo sul vassoio. Io ho messo nel mio sacco una punta a stella schiacciata, però voi potrete usare la punta che avrete a disposizione. E anche per quanto riguarda la decorazione
della torta, quindi come distribuire la crema con il sacco lascio a voi la scelta. Io faccio così un intreccio. Ecco, veramente molto gradevole e semplice. E adesso procediamo con il secondo e poi con il terzo strato, esattamente alla stessa maniera. E andiamo con il terzo strato di biscotti. Io decido di mettere qualche goccia di cioccolato fondente, lo metto soltanto intorno, non vado a coprire la superficie. Il mio dolce è pronto. Ora non può essere gustato perché ha bisogno di riposare in frigo almeno un paio d'ore prima di essere sporzionato. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa mia torta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.